Ciao amici, come state? Bentornati sul canale. Come sono andate le ferie? Spero tutto bene. Nel video di oggi parleremo di un argomento molto interessante, secondo me, che combina sia il mondo delle piante, dei bonsai, che quello delle pietre, dei sassi, diciamo così. Parleremo quindi di un esperimento che ho fatto, ovvero di posizionare un acero su una roccia. Vorrei prima però partire con una breve introduzione sull'utilizzo delle pietre. Non è una cosa semplice, perché è tutto un mondo a sé. Dettagli più rilevanti o qualche informazione aggiuntiva la potrete trovare in questo libro, ovvero L'arte del sui secchi. Anche le pietre hanno una loro rilevanza e proprio come i bonsai possono presentare un fronte, essere più o meno belle. Altre rocce invece richiamano delle montagne, per esempio, quindi dei paesaggi naturali, e poi vengono create delle basi apposta per la disposizione delle pietre. Quindi è, diciamo, proprio tutto un mondo a sé, proprio come il bonsai. Sempre le rocce però possono essere utilizzate per far arrampicare, diciamo così, le nostre piante e andare a creare delle composizioni molto belle. Quindi nel corso degli anni quello che si va a fare è far proprio aggrappare la pianta alla roccia, quasi a simulare che questa stia crescendo su un dirupo praticamente. Quindi è una composizione molto forte, ma che va studiata allo stesso tempo molto bene. Partiamo dalla roccia. La scelta della roccia non è così semplice, infatti vanno scelte delle rocce con caratteristiche particolari. Innanzitutto il colore. Il colore della roccia non deve essere così chiaro, perché sennò andrebbe a distogliere un po' l'attenzione dalla pianta, quindi farebbe una sorta di punto luce e non andrebbe così tanto bene. E anche la forma della roccia è un elemento molto importante per la creazione della composizione. E voi vi starete chiedendo, ma ok Giorgia, ma da dov'è che è partito il tutto? Come mai tutto questo popò di informazioni? Bene, arrivo al punto. Diciamo che più o meno una volta al mese io salgo su a Milano e se ho un'oretta di tempo disponibile mi vado a fare un giro da Elio Piccin. Per chi non conoscesse Elio vi lascio una i qua dove c'è un video che vi racconterà appunto chi è questo grande personaggio. Bene, gironzolando qua e là nel suo vivaio, osservando un po' le piante, ogni tanto mi soffermo a guardare gli stili, com'è la pianta, dove sono posizionati i rami, proprio per cercare di imparare. E nel guardare un po' le piante in vivaio, un po' di tempo fa avevo trovato una piccola pietra che mi era piaciuta molto, un po' per la forma. E alla fine poi parlando con Elio gli avevo chiesto se potevo comprarla, poi lui alla fine me l'ha regalata e l'ho portata a casa. L'ho lasciata lì, l'ho osservata per tanto tempo e comunque volevo farci qualcosa, ero intenzionata a usarla in qualche modo. Questa primavera poi ho seminato diversi semi e tra tutti quanti i semi che hanno germinato è nato anche un piccolo acero ginnala. L'acero ginnala è anche detto l'acero di fuoco, è chiamato così diciamo volgarmente, appunto essendo l'unico sfigato che era nato ed era lì ancora diciamo nel semenzaio, ho detto sai che c'è? Scelgo te. E quindi mi sembra una settimana fa ho iniziato con la composizione. Ora l'acero aveva cresciuto un pochettino di radici, però aveva bisogno di un rinvaso, anche perché aveva passato tutta la primavera, diciamo dalla germinazione fino alla settimana scorsa dentro questo piccolo alveolo e quindi era il caso appunto di spostargli casa. Volevo creare qualcosa di particolare e avevo già scelto il fronte della pietra e con molta calma, facendo attenzione a non far seccare le radici, ho disposto delicatamente l'acero sulla roccia.
Dopodiché ho ricoperto le radici con un po' di sfagno e chiuso il tutto con dell'aiuta. E dopodiché ho rinvasato tutto quanto in un vaso traforato, che sarebbe alla fine un vaso per metterci dentro per esempio le ninfee, però è molto utile per far crescere le piante perché assorbendo più ossigeno dalle radici crescono più velocemente. Come substrati ho utilizzato pomice e akadama. Per tutti quelli che si stanno preoccupando, magari stanno pensando, oddio, ma Giorgia, ma adesso ti metti a fare una cosa del genere, a toccare le radici? Sì, mi metto adesso perché alla fine è come se fosse un falso rinvaso. Io effettivamente ho sì svasato, diciamo così, l'acero, però alla fine ho solamente districato le radici e l'ho disposto su una roccia. Non ho tagliato nessuna radice, non ho fatto niente di particolare, l'ho proprio solo posizionato, quindi alla fine chi ne giova di più è la pianta, perché ha più spazio dove crescere. E devo dire che a distanza di una settimana la pianta comunque si sta presentando ancora molto bene. La pianta rimarrà in questo vasettino per almeno 3 anni, perché ho bisogno che si aggrappi, che si ancori bene alla roccia, quindi c'è bisogno di veramente tanto tempo. Effettivamente la roccia che ho usato è un po' piccolina, però mi piaceva talmente tanto che ho detto, sai che c'è, la voglio usare. Voi potete usare rocce che più preferite e sicuramente anche di dimensioni maggiori, che magari presentano delle cavità, che presentano delle forme un po' particolari che vi possono piacere. L'importante è che non siano pietre di 2 metri che poi non riuscite neanche ad alzare, cioè potete farlo se usate tipo una lastra. Tutte queste nozioni che adesso vi sto raccontando in realtà non sono farina del mio sacco. Io infatti le apprendo da dei video tutorial che mette sulla sua piattaforma, ovvero Bonsai-U, il professionista Björn Björnholm, e sono dei video fantastici perché veramente insegnano tante cose. Vi lascio sotto il link, magari vi può interessare. A riguardo metterò anche delle spiegazioni aggiuntive sul mio nuovo blog, The Bonsai Blog, così che magari posso spiegare meglio alcuni concetti che in video magari risultano un pochettino più noiosi. Per quanto riguarda tutti gli altri progetti in corso, perché so che molti mi chiedono per esempio della foresta di aceri che avevo fatto, tutti gli aggiornamenti arriveranno non nel prossimo, ma nel video prossimo ancora, quindi tra un paio di settimane. Niente, io vi ringrazio, vi aspetto nei commenti, noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao!